Ciao a tutti amici, sono qui a casa di Marco il Balla e riconoscerete questa è come dire, la postazione 2, la postazione 1 è quella con tutto il Baladan CP70, questa è la postazione 2, quella di casa di nonna si chiama questo qua. Ed è perché vedete c'è il quadro, non so se è inquadrato, ma comunque il quadro è inquadrato, siamo partiti subito malissimo. Detta questa stupidaggine, non dico cosa penso di quello che ho detto perché sennò mi cancellano il video, ma detta questa stupidata, diciamo, iniziale, ringrazio Marco per l'ospitalità, siamo andati a mangiare fuori, vi dico un po' di fatti nostri, abbiamo preso una tagliata di carne, quindi niente, adesso siamo intossicati dalla carne e dai grassi saturi che c'erano in quella grigliata. Come sempre l'ilarità è parte integrante dei video quando sono da Marco. Sono partito così perché in realtà adesso, tornando alla sostanza, sono contento perché questo è uscito da 7 anni e finalmente sto facendo il video. No, a parte tutto, differenze con il precedente, questo è il Korg Microkorg XL Plus. L'XL normale aveva rispetto a questo delle cosine in meno, cosine fino a un certo punto perché il sound l'abbiamo sentito abbastanza cambiato, nel senso che c'è un piano elettrico differente, ci sono l'organo Vox più diverso, dei suoni di Mellotron e poi c'è la sintesi, da quello che abbiamo capito, è stata migliorata nel senso che c'è una parte di modellazione fisica, qualcosa del genere, che influisce sul comportamento dei sintetizzatori. C'è da dire che, come al solito, il Microkorg si presenta, diciamo, partendo dal primo modello con lo stesso sistema. Ci sono questi due rotelloni dove c'è una categoria e poi, diciamo, il genere, quindi basso rock, basso anni 70, basso elettronica, pop, piuttosto che ne so, lead, oppure, perché dico sempre piuttosto che, lo so, purtroppo questo è un problema gravissimo, mi hanno anche detto che è una cosa gravissima dire in italiano così, una cosa da imbecilli, e quindi sono un imbecille. Nel senso che imbelli. Sì, esatto, imbello, imbecillo, esatto. Comunque, tornando a noi, il lead può essere degli anni 70, nel senso... sono in MIDI chiaramente, oppure rock, che... pop, stessa cosa vale per, che ne so, un pad, questo è considerato un pad pop, questo è vintage nel senso che è un Mellotron, quindi è vintage, e poi per ognuna di queste combinazioni c'è l'A e il B. Su tutte queste cose si può interagire chiaramente con quello che sono i controlli a pannello e che sono divisi come una matrice, cioè io scelgo di andare sul filtro e nel momento in cui ho il filtro per le mani ho un cutoff, una resonance e la tipologia di filtro. Poi ho qui sotto attacco decay release. Questo è un Solina, diciamo, i nomi sono sul display. Chiaramente per ognuna di queste cose, nel momento in cui... Per ognuna di queste cose, se abbiamo, oltre a questo pannello che riguarda la parte dei controlli, della struttura dal punto di vista dei controlli, dell'amplificatore, dell'arpeggio e di tutto il resto, qui sotto al display invece abbiamo proprio l'opportunità o meno di mettere in funzione l'arpeggiatore, il vocoder e quindi è tutto davvero a portata di mano. Ora, io credo che per la struttura stessa del Microkorg sia abbastanza semplice anche per illustrare quasi tutto quello che c'è all'interno, nel senso che se io vado appunto su quello che sono i polysynth
Cioè, nel senso, è veramente veloce il rapporto con lo strumento, nel senso che appena si comincia a lavorarci si capisce, si intuisce subito qual è il sistema. Stessa cosa succedeva con i precedenti. Basso, vintage. Ecco, c'è una cosa che mi preme dire, ne parlavamo prima con Marco, cioè Korg ha una capacità mostruosa di dare uno spazio al suono che prima con la base che ho fatto, ci ho suonato sopra, uno spazio proprio musicale, tutto suo, lega immediatamente con quello con cui stai collaborando, diciamo, non lo so, i suoni entrano in relazione facilmente e poi ha questa potenza. È potente, non c'è niente da fare. C'è poi chiaramente per ognuno dei generi. Cioè, diciamo che è uno strumento piccolino, molto carino da vedere, la tastiera è anche divertente, per quanto sia difficile suonarci, però è abbastanza divertente, è la stessa che c'era sugli altri. I controlli però sono a portata di mano. Cioè, questo è uno strumento che ti porti in giro, ci puoi fare davvero delle belle cose, perché adesso poi ci arriveremo, ci sono anche dei suoni polifonici con i quali si può fare più o meno di tutto, il pianoforte, piano elettrico all'inizio l'avete sentito. I lead. Ecco, chiaramente per esempio i polysynth non avevo fatto la B. Ma comunque questa capacità di Korg di essere così performante sempre, questa è una cosa che c'era, non so, anche anche nell'X50. L'altro giorno me l'ha portato Marco perché sono rimasto senza tastiere perché sono partito in tour, ho lasciato via tutto e mi ha detto vabbè ti presto un X50 perché qui al nord diciamo non ho più niente, ho tutto giù. E ci siamo messi lì e abbiamo detto, vabbè, ma di cosa c'è bisogno? Fondamentalmente di niente. Poi, chiaro, il pianoforte non è un pianoforte, quello che vogliamo, ma eh, alcune cose erano veramente. Addirittura c'era da fermarsi lì, veniva voglia di andare a vedere la struttura per capire cosa poterne fare. Cioè, sono strumenti fatti bene. Questo è, diciamo, un po' come dire il succo del discorso, questo strumentino qua, nel senso che c'è dentro quel sound lì ridotto. Poi qui si può cambiare l'ottava. Scusate, qui si può cambiare l'ottava. Qui ci sono tutte cose utili.
Poi chiariamo una cosa, chiaramente qui si può andare nel dettaglio, nel senso che attraverso questa matrice si può andare in quello che è l'edit più approfondito, quindi scegliere le forme d'onda. Ecco, una cosa importantissima, si possono fare degli split e dei layer. In questo caso, per esempio, ho messo qui un basso. Poi, selezionando qui, noi possiamo decidere di utilizzare il cutoff su questo timbro. Invece su questo timbro, comodissimo, si possono fare dei layer, quindi di conseguenza insomma siamo di fronte a uno strumento anche abbastanza potente. Ora la polifonia non è molta, quindi da quel punto di vista lì, soprattutto con gli strumenti armonici, diventa un po' un problema. Però i timbri sono belli, sono energici, sono molto profondi, hanno un bel peso. E quella cosa lì è imbattibile perché è vincentissima. Tornando ai suoni, ci sono queste cose che sono veramente profonde, eh? La dinamica non è male, chiaramente. I suoni sono belli, cioè non c'è niente da fare. Poi solito discorso, qui possiamo andare in layer e abbiamo nel senso, lavorandoci secondo me si può fare veramente molto, più di quello che ci si possa immaginare. In cuffia è bellissimo, c'è poco da fare. E abbiamo visto qualche lead prima, sono belli. Chiaramente per chi è abituato al primo, sul primo alcune cose erano un po' più, come dire, spartane ma più semplici, più da synth. Questo qui è un po' più una via di mezzo, comincia a diventare una specie di tuttofare, sta nel mezzo fra un sintetizzatore e le mini workstation che fanno loro. Quindi se vi piace l'idea del synth puro,
chiaramente dal punto di vista proprio di come arrivare ai suoni, io mi ricordo che con il microKORG ci avevo fatto delle belle cose, ma proprio ero contento. Mi ero salvato tutte le patch e tutto quanto, ero proprio felice e poi l'ho venduto, come sempre si fa. Questa cosa ignobile che abbiamo nel cervello, questa split della capaddera che ci fa proprio vendere le cose quando non è il caso. Però succede questa cosa qui. Questo qua si possono fare cose anche migliori da certi punti di vista, ma per esempio la gestione di alcune cose così a pannello, soprattutto per quando si va nell'edit profondo della questione, che si chiama full edit qui, diciamo che probabilmente da computer diventa tutto più semplice. Continuo a farvi sentire i suoni. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Se levo l'arpeggiatore. Ecco, queste cose sono bellissime. Sentite questo pad qua. Bellissimo sto pad. Sentitelo qua. E poi appunto controlli. Il solito discorso, queste cose ci sono anche in altri prodotti Korg e sono chiaramente sviluppate in modo più agevole, la tastiera è più grande e hanno un'altra cifra, anche se devo dire la verità, si trovano usate delle cose che fanno cose simili e sono un po' più utilizzabili, hanno più funzioni. Questo continua a mantenere un buon prezzo, più che altro per la portabilità e così anche forse un po' per il nome che si porta dietro. Il microKORG è stato anche proprio utilizzato storicamente nella discografia da gruppi indie interessanti, cioè c'è tutta una storia dietro, non più che questo, quello il primo. E ancora adesso ha questo appeal particolare. Questi qui, gli XL, hanno sono questa versione rivista e corretta con altre opportunità, come queste di cui parlavamo prima, polifoniche, queste qui. Cioè, che insomma non è neanche male. Queste sono interessanti, Ecco, questo qui riporta indietro nel tempo a strumenti d'altri tempi, però sentite com'è. Adesso la polifonia non basta, nel senso che con una polifonia, con una polifonia seria, scusate, ma ho preso tipo 3 aerei in 2 giorni, non capisco più niente. Questo suono qua con una polifonia più una polifonia adatta, questo è un suono che se dopo quello che esce di qua metti un effetto giusto, magari un chorus vero,
cominci a mettergli un po' d'ambiente. Questo qui è un suono che se te lo porti dal vivo e ci canti sopra, fuori c'hai una cartella così. Senti le note come sono. So che direte, vabbè, ma fa schifo. Vabbè, allora fa schifo. Dino EP. Sono carini, eh? Tra l'altro qui noi abbiamo poi opportunità di giocare con gli effetti, eh? Qui a portata di mano ci sono gli effetti, c'è per ogni effetto abbiamo i controlli, è tutto molto veloce. Organo. Questo qui, solito discorso. Cioè, è bello il suono, nel senso. E la. Questo è un vocoder. Niente, questo è un vocoder, ce ne sono un po' di vocoder, chiaramente per ogni genere. Se ha. Ok, poi. No, scusate. Questo non c'entrava da solo. Vabbè, con questa cosa qui potremmo giocare. Sì, va bene, comunque ci siamo capiti. Questo. Io l'ho usato, allora adesso faccio il pistola, ma in realtà io l'ho usato tanto il vocoder in un disco che ho fatto tempo fa, strumentale. È uno strumento fantastico, chiaramente vabbè, essendo stato utilizzato in determinate situazioni strumentali di un certo periodo, il richiamo è immediato, no? Insomma, anche a Zawin o a tutto quel mondo lì. Però è uno strumento estremamente espressivo e emotivamente toccante, secondo me. Adesso io sto facendo lo scemo perché è una cosa da fare con serietà. Se ci si mette lì a lavorarci, all'inizio questo suono può risultare così, far ridere, ma non è così affatto, cioè nel senso che è proprio. Cioè, non so come dire, ha un fascino tutto suo e c'è una modalità espressiva che non c'è in altro modo. Poi capisco che per alcuni è motivo così di ilarità, diciamo. Però anche chi se ne frega, o no? Senti che roba.
Cioè, ci sono delle workstation che costano una fracanata di soldi, fai fatica a trovare un pad così. Chiudo l'argomento. Vero o no? Ma non è il pad così, è come suona sto affare qua, che è veramente, da certi punti di vista, è quasi... Sì, probabilmente, non lo so, forse è l'organizzazione mentale nei confronti di una cosa del genere. Si vede una cosa del genere, gli si dà un contesto che non è quello diciamo, non serio, gli si dà un contesto di trasporto veloce, una cosina carina per fare l'elettronica. No, cioè nel senso che metti un pad così sotto un pezzo, fa un effetto importante, cioè è uno strumento vero. Ma questo è Korg però in generale che ha questa capacità, sono strumenti con un'impronta sempre e comunque di livello, e questa cosa qui è innegabile. Tutte le volte che ho comprato una Korg, poi dentro c'era qualcosa alla quale poi rinunciare è stato difficile, perché quella cosa lì in particolare era fatta in un modo che funzionava benissimo. Mi viene in mente, che ne so, gli archi dell'SV1, l'ho già detto forse in un altro video. Io dal vivo suonavamo e a un certo punto col piano mi piaceva molto il CP80 dell'SV1, un po' aspro però era bello, era così ragionevolmente realistico, e a un certo punto mettevo quegli archi sotto che erano fatti bene per essere suonati insieme ad altri strumenti. Era incredibile, si apriva un mondo, cioè, ma proprio con la band. Sai, quando gli altri si girano e dicono è bello, no? Perché e quello lì era un suono dentro quello strumento lì che era veramente difficile da trovare. Poi anche lì, no? Poi la stessa cosa succede con altre cose. Lì suonava così, ma lo stesso suono, lo stesso preset, magari su un'altra tastiera non suona allo stesso modo. Mi è successo col CX3, per esempio, l'Hammond, visto che siamo a casa di Marco e ne parliamo. Il CX3 era uno strumento che faceva l'organo in un certo modo. Il Vox Continental si avvicina come sound a quello là, ma io quando suono il CX3 sul Kronos non riesco ad avere quel suono lì. La stessa cosa vale per quegli archi lì che c'erano sull'SV1, che ci sono anche sul Kronos, ma che sul Kronos non mi suonano così. Poi ci sono delle cose del Kronos che suonano benissimo, che su altri strumenti non suonano così. Alcuni piani elettrici che ci sono sul Kronos, che sono stati trasportati su altri strumenti, sul Kronos mi suonano meglio. Altri invece mi suonano meglio dall'altra parte. Non lo so da che cosa dipende, da che cosa possa dipendere. Probabilmente da tanti motivi tecnici dei quali non sono a conoscenza, però diciamo che in generale comunque il livello degli strumenti Korg è sempre molto alto. Quindi a questo punto penso di aver detto più o meno tutto per quello che riguarda questo strumento qua. Se vi interessa avere una cosa del genere super portatile e vi va anche di avere l'opportunità magari di accompagnare una canzone, perché poi è per quello che si compra questo invece che l'altro, perché l'altro è prettamente elettronico, qui è una via di mezzo. Qui avete questa possibilità con un prezzo ridotto, magari trovandolo usato, e un oggetto bello anche, insomma, che suona benissimo. Quello ve lo posso garantire, perché ha veramente è rotondo, piacevole, vero, è forte. Ultima cosa, qui c'è il tempo quando usate l'arpeggiatore, comunque è tutto a portata di mano in modo molto molto veloce e semplice. Per quello che riguarda l'editing interno, è un sintetizzatore tradizionale. Io vi ringrazio Marco, ringrazio tutti voi che siete sempre gentili, e io cerco sempre di rispondere. Il problema è che molto spesso sono in ritardo, perché rispondo a risposte vecchie e poi mi ritrovo sempre in ritardo, però prima o poi riesco a rispondere, non sempre, ma prima o poi riesco. Quindi insomma, continuate a farmele, commentate, ditemi la vostra, che è sempre interessante, che noi siamo destinati a suonare questo strumento perennemente finto, a parte quando si suonano gli elettromeccanici o gli acustici, che insomma ci manda ai matti, perché poi cerchiamo la verità dentro una cosa digitale, insomma non è semplice.
Quindi vi abbraccio, vi mando un bacio, ci vediamo sabato prossimo e grazie ancora a Marco Ballarani. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie e anche la mia musica, i miei libri, tutte le cose del mio mondo se vi interessa. Ciao ciao!